In questa lezione andremo alla scoperta di Paul Gauguin, un artista nato nel 1848 e morto nel 1903. Considerate che è ritenuto un artista simbolista, ma è difficile comunque classificarlo in questo preciso momento storico all'interno di questo movimento, perché lui si forma comunque da autodidatta, è a contatto con i pittori impressionisti, anche se lui si allontana effettivamente dal gruppo, perché secondo lui l'arte non si deve limitare alla sola rappresentazione del mondo reale. Gauguin, infatti, che cosa ricerca? Ricerca un'arte che sia capace di catturare l'essenza profonda e misteriosa delle cose e soprattutto dell'animo umano. E gli rifiuta la tranquillità della vita borghese per ricercare che cosa? Un mondo non contaminato dal progresso, dalla ricchezza. Quindi abbandonerà, pensate, il lavoro che ha a Parigi e inizierà a viaggiare. Proprio tra il 1885 e il 1888 compie 2 viaggi in Bretagna, nel nord della Francia, dove la vita in questi luoghi era ancora comunque primitiva e carica di molta spiritualità. Ne sono un esempio, per esempio, il Cristo giallo, è una delle opere sue famose. A Pontevin egli dipinge proprio questo Cristo giallo. È un dipinto ispirato a un crocifisso in legno che l'artista aveva visto in un villaggio praticamente dei pescatori della Bretagna, e le figure che ci sono attorno al crocifisso sono delle contadine in costume tradizionale e tutto il colore è legato a un aspetto praticamente simbolico. Praticamente, proprio come Cézanne e anche Toulouse-Lautrec, Gauguin aveva cominciato la sua carriera da impressionista, ma poi seguirà un percorso che lo porta proprio a una pittura del tutto nuova e alla ricerca di questi luoghi incontaminati, lontani appunto dalla sua Parigi. Il Cristo giallo è un'opera in cui prevale proprio questa religiosità, una vita semplice, una società ancora arcaica, dove le donne indossano proprio questi costumi che possiamo vedere che sono costumi tipici. Nel 1891 però Gauguin poi si imbarcherà addirittura per Tahiti, cioè andrà in Polinesia, nella Polinesia francese e poi nelle isole Marchesi, dove tra l'altro morirà e dove sarà sepolto. Nelle isole del Pacifico Gauguin non trova comunque la pace interiore che tanto cercava, però rimane affascinato da tutti i rituali, le atmosfere magiche di un mondo che è in armonia con la natura e lontano dal progresso. L'artista cerca di utilizzare colori irreali e una stesura piatta, priva praticamente della tecnica chiaroscuro, che era stata imperante in tutte le accademie. E quindi che cosa avviene? Avviene che lui inizia uno stile pittorico che viene considerato e chiamato sintetismo. È una definizione in cui Gauguin stesso si riconosce. Che cosa significa? Si riferisce a quegli artisti che hanno la capacità in un dipinto di suscitare sentimenti mediante la creazione di forme semplificate con colori piatti, irreali e bordati da una linea di contorno generalmente scura. Sono appunto ciò che vediamo proprio nelle opere anche di Paul Gauguin. Paul Gauguin è un artista che potremmo definire in fuga proprio dalla civiltà. Il suo viaggio è alla ricerca proprio di una sintesi. Gauguin cerca questa società primitiva, no? E trasferendosi proprio nell'isola di Tahiti, siamo nel centro dell'Oceano Pacifico, è affascinato anche da quest'arte che è molto schematica delle tribù locali e dalla loro vita proprio in armonia con la natura. E che cosa dipinge in questo periodo? Un'opera straordinaria. Si intitola Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. È una tela praticamente che è ambientata in una specie di giardino dell'Eden, un giardino tropicale. È abitato, guardate bene, da uomini, da animali, da donne e da idoli pagani. Non c'è prospettiva, né una composizione tradizionale come siamo abituati a vedere. L'immagine è costruita su un contrasto di colori complementari. Per esempio, guardate, domina il blu, domina l'arancione, che sono colori appunto complementari. E il risultato è una scena
veramente affascinante, ricca di un fascino esotico, ma dal significato misterioso. Infatti è un fregio, questo potremmo considerarlo un fregio della vita, e rappresenta il suo testamento spirituale, e perché quest'opera si riferisce proprio alle diverse fasi della vita. Da destra a sinistra si sviluppa questa metafora dell'esistenza. Pensate, ci sono 12 figure simboliche e gli animali abitanti in questo paradiso polinesiano sembrano proprio interrogare l'osservatore sul senso della vita. Le figure, come potete vedere, hanno solamente un leggerissimo chiaroscuro e prevalgono le loro campiture piatte di colore, contornate, vedete, da questa linea più evidente. I corpi comunque hanno lo stesso una volumetria, sono corpi comunque solidi, corpi massicci, hanno però dei tratti essenziali, frutto proprio di questa sintesi di cui si diceva, una sintesi della realtà. E guardate anche i colori, sono utilizzati in modo simbolico e in reale, e a prevalere sono proprio i colori freddi, viola, i verdi, blu, che entrano in contrasto però con i colori caldi dei corpi, che virano sull'arancio, sui gialli. In tutto il dipinto prevale un'atmosfera molto cupa, un'atmosfera che potrei dire anche molto misteriosa. Pensate che quest'opera è stata dipinta dopo la morte di sua figlia e si tratta appunto del testamento artistico e spirituale di questo artista. L'immagine affronta il tema, lo ripeto ancora una volta, dell'esistenza umana, la sua origine e il suo destino finale. Questi personaggi sono 12, più una statua di un idolo e alcuni animali, sono disposti in un paesaggio naturale. E guardate, la lettura va da destra a sinistra. La narrazione comincia praticamente con l'immagine del neonato che dorme su una roccia e si chiude invece con quella di una donna anziana in una posizione, guardate, rannicchiata, con le mani tra i capelli, e passiamo dai momenti dell'infanzia a quelli della vecchiaia e attraverso ci sono altri stadi della vita. L'artista comunque non ci ha lasciato detto il significato di tutti i simboli e le allegorie presenti nel dipinto, rendendo questo dipinto praticamente enigmatico agli occhi di un osservatore. Analizzando il dipinto possiamo capire che la scena si basa su una costruzione per piani orizzontali e verticali. I piani orizzontali sono sottolineati praticamente dalle stratificazioni del terreno, i secondi, i piani verticali, invece dalla posizione retta, per esempio, della figura che sta al centro, vedete che sta come cogliendo un frutto. E quindi le pose verticali da tutte quelle figure in posizione retta. Poi possiamo analizzare i verdi e i blu del paesaggio che si accostano, come vi ho anticipato, ai toni caldi usati dalle figure. Allora, che cosa ci fa riflettere quest'opera? Ci fa riflettere che il dipinto ha davvero un valore di un accordo musicale e proprio Gauguin apprezza la capacità della musica di suscitare emozioni e sensazioni, senza il ricorso, per esempio, a immagini. E Gauguin farà con linee e colori quello che fa il musicista con i suoni. Il tema del mistero, dell'origine dell'uomo, del destino finale, è questo su cui si interroga appunto Gauguin. Riassumendo, che cosa possiamo dire della pittura di Paul Gauguin? Possiamo dire che lui, attraverso il suo stile, è alla ricerca di un mondo incontaminato dal progresso, e in questo suo percorso lui matura una svolta anti-impressionista. Infatti egli ritiene limitante la fedeltà al dato sensibile. Considerate che il successo del mercato e anche l'apprezzamento del pubblico arriveranno solo dopo la morte di questo artista, e lui supera davvero l'impressionismo. Guardate per esempio anche l'opera La visione dopo il sermone. Ci sono un gruppo di donne bretoni suggestionate dal sermone, dove viene raccontato un episodio biblico della lotta di Giacobbe con l'angelo. Hanno ascoltato proprio questo episodio durante la messa.
Trovate un tronco d'albero che attraversa diagonalmente la scena, lo spazio, e si creano proprio due settori distinti, in cui ci sono da una parte i personaggi reali, le donne, in basso a sinistra, e dall'altro lato i personaggi immaginati in alto a destra, Giacobbe e l'angelo. La mancanza proprio di una profondità spaziale, di chiaroscuro, le forme stilizzate e il colore acceso sono tutti elementi tipici proprio di Gauguin. E possiamo dichiarare, vi ricordo, che siamo in una dimensione diversa dal reale e questo modo di dipingere prende proprio il nome di sintetismo. Gauguin può essere considerato l'iniziatore del simbolismo per la tendenza a una pittura che utilizza queste forme sintetiche liberate dal compito di imitare la realtà. Quindi lui è alla ricerca di un mondo puro e la sua ricerca è antinaturalistica, ispirata proprio all'aspetto esotico dei luoghi, dei costumi, delle popolazioni, ma è alla ricerca di una visione che è al di fuori dal dato naturale, quindi antinaturalistica. Nella prossima lezione andremo a analizzare l'opera di Van Gogh e la sua vicissitudine artistica e umana. Poi rifaremo un breve riassunto sul post-impressionismo analizzando anche altre correnti. Vi aspetto alla prossima lezione.